Buongiorno a tutti, sono Peppe D'Addio, chef docente della scuola dolce e salato di Maddaloni. Oggi ho pensato per voi una ricetta tipica della nostra terra di lavoro, la mia Caserta, cavatelli di acqua e farina cotta con una salsa di cozze, pancetta, cavolfiore ed una chicca delle briciole di tarallo napoletano tipico di Margellina. Gli ingredienti della ricetta sono acqua, strutto, sale, farina di semola di grano duro, farina 00 ed un uovo intero. Per quanto riguarda la salsa, partiamo dal fondo, olio extravergine di oliva, abbiamo dei gambi di prezzemolo, dell'aglio, della pancetta di maialino nero casertano, dei pomodori secchi, delle cozze fresche e del cavolfiore. Per ultimo, dei taralli di Margellina. Passiamo alla preparazione dei cavatelli, mettiamo in un tegame dell'acqua, lo strutto o sugna di maiale, del sale ed un filo di olio extravergine di oliva. Portiamo ad ebollizione l'acqua, intanto misceliamo le due farine, farina di semola di grano duro e farina 00. Pasta di farina cotta significa ottenere dei cavatelli molto elastici proprio per consentire alla pasta l'incavo, come dice la parola appunto cavatello. Versiamo l'acqua sulle due farine e mescoliamo. Quando la farina assimila l'acqua la lasciamo sabbiare, come avviene per la pasta frolla, e poi aggiungiamo l'uovo. Intanto la temperatura del composto si è abbassata perché l'acqua, come potete vedere, è minima rispetto alla farina e l'uovo non c'è il rischio che possa cuocersi. Aggiungiamo l'uovo che fa da liquido di impastamento. Abbandoniamo il cucchiaio e andiamo a lavorare la nostra ricetta con le mani. Togliamo l'impasto dalla nostra bacinella e lo mettiamo sul tavolo. Pastiamo adesso con l'aiuto delle due mani la nostra pasta per cavatelli. L'impasto ha preso corda, quindi consistenza, e lo lasciamo poi riposare per circa 15-20 minuti, coperto magari da un canovaccio bagnato o da carta pellicola. Passiamo adesso alla realizzazione dei cavatelli. Tagliamo la pasta così a fette ed andiamo a creare dei filoncini. Se l'impasto si distende senza sgretolarsi significa che la massa è ben idratata. Tagliamo i nostri cavatelli come delle piccole chicche, poi le andiamo ad incavare secondo la caratterizzazione delle 3 dita. Come si fanno i cavatelli? Teniamo qui la chicca di pasta tagliata e con 3 dita andiamo a pigiare ed da un lato tiriamo, dall'altro lato andiamo a respingere il nostro cavatello. Iniziamo a preparare la salsa per i nostri cavatelli dando priorità alle cotture più lunghe, in questo caso il cavolfiore essendo un ortaggio un po' coriaceo, iniziamo a lavorare le roselline ricavando la parte non edibile che di solito viene buttata nell'umido, noi invece ricaviamo una crema di cavolo. Per ottenere le roselline dobbiamo asportare totalmente il torsolo centrale in modo tale che si staccano senza sacrificio. Le tagliamo in 4 pezzi per uniformare la cottura. Ecco, le roselline così tagliate le andiamo a posizionare su un vassoietto e andiamo direttamente in cottura. Aggiungiamo le roselline di cavolo e le lasciamo cuocere in questa acqua. La stessa acqua sarà utilizzata anche per cucinare i cavatelli. Prepariamo adesso invece la crema di cavolfiore. Aggiungiamo un filo di olio extravergine all'interno di una pentolina, lo spicchio d'aglio senza animo, quindi abbiamo rimosso il bulbo, lasciamo appena rosolare, quindi insaporire con l'olio extravergine, aggiungiamo la parte centrale del cavolo, quindi il torsolo che abbiamo ricavato prima e una parte di cavolfiore in roselline, un po' di sale fino e l'acqua di cottura del cavolo. Lasciamo cuocere 15-20 minuti e poi frulliamo la crema di cavolo. Passiamo all'apertura delle cozze, un filo d'olio extravergine di oliva sul fondo della casseruola, aggiungiamo l'aglio in camicia questa volta, i gambi di prezzemolo che hanno un potere antiossidante e rilasciano il loro profumo ed un becco di peperoncino. Aggiungiamo le nostre cozze ed andiamo a versare dell'acqua di cottura dei cavolfiori per evitare che si asciughi il bulbo
del frutto di mare. Le roselline sono cotte, facciamo una prova testando con le dita, sono morbide e le andiamo a scolare su un vassoietto. Andiamo ad ultimare la nostra ricetta assemblando appunto i sapori. Olio extravergine, uno spicchio d'aglio schiacciato, lo tritiamo leggermente, delle foglioline di cavolo che prima abbiamo riservato. Tagliamo ancora la nostra pancetta a julienne, la inseriamo così a freddo, ed i pomodori secchi. Tutto nella padella, sapori assimilati, andiamo a rosolare. Mentre gli ingredienti rosolano all'interno della padella, aggiungiamo le roselline di cavolfiore precedentemente sbianchite, in tal modo prendono il sapore con i restanti ingredienti che andiamo a saltare in padella. Le cozze le aggiungiamo in un modo molto pratico. Prendiamo l'acqua delle cozze, la filtriamo con un setaccio molto fine e la aggiungiamo alla nostra preparazione. Mescoliamo bene il tutto facendo insaporire la ricetta. Intanto che l'acqua bolle andiamo a calare i nostri cavatelli. La cottura è avvenuta, andiamo a frullare la crema e poi la aggiungiamo alla padella. La andiamo a lucidare con dell'olio extravergine di oliva. Ecco, la crema ha una tessitura fine e quindi la andiamo ad aggiungere alla nostra salsa. Versiamo la crema di cavolo all'interno della nostra salsa e lasciamo assimilare. Intanto i cavatelli che emergono in superficie li scoliamo con un ragno e li aggiungiamo alla salsa. Non ci resta che saltare la nostra pasta, quindi i cavatelli, facendoli insaporire con la salsa e passiamo alla fase di impiattamento. Aggiungiamo del prezzemolo tagliuzzato a julienne, degli stick di pecorino e per ultimo, come da ricetta, delle briciole di tarallo. Un filo d'olio a crudo e il piatto è finito. Voilà!